Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Oggi avevo promesso che avrei parlato di Ave Miku, il mio prossimo brano, però mi ero fatto male i conti, Ave Miku esce fra qualche giorno, quindi approfitto per rispondere a uno dei numerosi commenti che mi sono arrivati su YouTube. Questo commento viene da una ragazza che ha un username molto carino, che si chiama una fangirl su YouTube. E lei mi ha scritto in uno di questi commenti, mi diceva che lei provava un odio spropositato nei confronti di Miku, perché dice Miku stanno personaggi che hanno una voce migliore, hanno personaggi che hanno un design migliore, e poi Miku è inflazionata, la usano tutti senza nemmeno rendersi conto di perché la usano, e piace a tutti così senza motivo, io la odio tantissimo. E ho trovato questo commento molto interessante perché pure io in passato la pensavo, oddio, non proprio così, però Miku mi stava un po' sul cazzo e pure a me. Mi stava un po' sul cazzo Miku pure a me perché da creativo, cioè quindi non tanto da fan, da uno che la vede, ma da uno che la può usare, la vorrebbe usare per fare musica o per fare qualcosa, trovavo molto restrittivo il contratto di licenza della Krypton. Ok, praticamente, scusa Fangirl, questo è un discorso un po' complicato se non sei creativo, no? Però praticamente Miku la fa la Krypton e la Krypton ti dice se vuoi usare Miku devi sta a queste regole, ok? E da creativo un po' le trovavo strette, insomma, me lo dava un po' il culo di sta tutte queste regole abbastanza meticolose per poter fare quello che volessi fare. E niente, quindi questo, diciamo, questo rapporto di amore e odio, cioè comunque Miku mi piaceva, però insomma non è che la trovavo perfetta, insomma, c'era pure Miku, le cose che mi facessero rotare il culo, è andata avanti per un bel po'. E quello che appunto te volevo dire, no? Nel senso, non per convincere a fatela da male amico, a fatela piacere, no? Però era per semplicemente fatte per date il mio punto di vista su una cosa che comunque ritrovo simile ai tuoi sentimenti, no? Perché pure io bene o male mi sentivo così. Allora, che è cambiato nel mio punto di vista in passato, no? Perché dice adesso Gigi, se Mico prima ti stava sul cazzo, insomma, non è che mi stesse proprio completamente sul cazzo, però insomma c'ho pure io alcune cose che non riuscivo, diciamo, a digerire. Dice, perché allora adesso Gigi c'ha sti capelli verdi dietro, sei pieno di Mico e fai roba con Mico? Allora, il discorso è perché in passato, comunque bene o male, pensavo a quello che mi piacesse fa a me come creativo, cioè nel senso io voglio fare sta roba e la voglio fare come dico io, ok? Quindi insomma, sai come tutti noi creativi, musicisti, artisti, designer, mi chiamano come te pare, gente che crea, fa la roba propria, no? E siamo, diciamo, siamo tutti profondamente dei grossi egoisti, ci piace fare quello che cazzo ci pare, come ci pare, quando ci pare, ok? In realtà siamo proprio veramente la peggio feccia dell'umanità perché non ci va, non siamo proprio, non vogliamo sentire ragioni, cioè se ci va de fare una cosa, la facciamo e basta, perché ci va de farla e non ce ne frega niente di nient'altro, no? E prima ero molto così, no? Quindi prende una cosa che già un pochetto non mi sta bene, non la volevo fare perché non mi sta bene, non vedo perché devo fare qualcosa che mi sta bene. Però col passare del tempo, a forza di rendermi conto e seguì il fenomeno Vocaloid, e ho visto tanti artisti che mi sono reso conto che seppur a loro Miku bene o male non gli sta bene per tanti motivi, hanno deciso di comunque fare musica con Miku, supportare Miku, vuoi sotto forma dei disegni, vuoi sotto forma dei canzoni, vuoi sotto forma dei modelli 3D da mettere dentro Miku Miku Dance o tanta altra roba. E mi sono reso conto appunto che comunque tutte queste persone, bene o male, non erano poi tanto diverse da me, c'erano pure tutte loro alcune cose nella testa, e però nonostante tutto hanno deciso di fare roba conmigo. E fino al punto tale che queste persone poi sono diventate così tante che hanno creato un vero e proprio movimento culturale, no? E tant'è che infatti Miku, come dici tu adesso, insomma, è inflazionata e piace a tutti. Cioè, però nel senso non è che quando Miku è nata piaceva a tutti, no? È proprio perché c'è stata tanta gente che ha supportato Miku, e da quando Miku è nata e che non se la inculava praticamente nessuno, e soprattutto il supporto di tutte queste persone, che tutti questi creativi, questa gente che seppure diceva vabbè sì però sai forse Miku mi sta un po' sul cazzo però vabbè famo roba con Miku per una serie di motivi, hanno fatto diventare Miku quello che è adesso. E allora, guarda, ti faccio un paragone molto semplice, ok? Che così te rendi, magari ti rendi meglio conto, perché se, soprattutto se sei giovane, non hai tante esperienze lavorative o non sei creativa, questi discorsi sono un po' difficili, però guarda, prova a farti in una maniera che un discorso che magari capisci. Allora,
e fai finta che tu stai in macchina, ok? O non so se te guidi oppure no, però insomma sicuramente in macchina c'è stata, la fai finta che tu stai in macchina. E la macchina che c'hai te si ferma, ok? E però c'hai di fretta di andare da qualche parte, però la macchina si è rotta e sta in mezzo alla strada. Ah, che succede? Inutile, provi a far ripartire la macchina, non riparte. Che succede? Qualcuno che sta sulla strada, no? Magari facciamo in testa in autostrada, che sta passando lì, te vede che stai ferma con la macchina, che fa? S'accosta, si ferma e te dà una mano a spinge, ok? E allora tu, no, che c'hai la macchina rotta, che non sapevi come fanno, quando si ferma questo sconosciuto, che è una persona che te non conosci, no? E però sta lì con te a cercare di spingere sta macchina, e automaticamente ti senti riconoscente verso sta persona, cioè alla fine questo qui che cazzo gli fregava di state a dare una mano a te che c'hai la macchina rotta, pure lui aveva le cose da fare, andava di fretta, stava a fare altre cose e stava a guidare pure lui, no? Però lui ha deciso di scendere, di fermarti e di darti una mano, ok? E quindi no, tu che c'hai visto problema della macchina rotta, sei contenta che qualcuno si è fermato e ti sta dando una mano a spingere. Ora, la stessa cosa è successa con Miku, no? C'erano in passato tanti creativi che volevano fare musica, volevano fare tante cose, ma non c'avevano, non solo non c'avevano tutti gli strumenti, no? Ma non c'avevano manco altri creativi che gli aiutassero a fare tutto quello che volessero fare, no? E praticamente sta cosa, se un sacco di creativi hanno deciso che se si radunavano sotto la bandiera di Miku, praticamente magari sta macchina rotta, ferma, magari sarebbero riusciti a farla spingere e portarla avanti, no? E quindi non so come fate capire ulteriori in maniera migliore, no? Però quindi tutta sta gente che si è fermata di aiutare Miku a spingere, a ripartire, perché si era fermata, o comunque questi altri creativi, non è che poi l'hanno fatto tanto perché gli piacesse farlo, ok? O perché dicevano, ah, sai, Miku è così figa, guarda che sorca, ammazza, se gli si è fermata la macchina, mo ci vado, così ci provo il rimorchio. No, non è questo il discorso, l'hanno fatto perché poi alla fine erano e non solo erano gentili, erano simpatetici, cioè praticamente si sono messi per un momento nei panni di questa persona che gli si era fermata la macchina e hanno detto certo cazzo se un giorno mi si fermasse la macchina pure a me sarebbe carino che qualcuno mi desse una mano a spingerla, no? Quindi praticamente dicono adesso però la mia macchina va bene, quella che si è fermata è la tua, ti dà una mano a spingerla, perché ovviamente sei te che c'hai problemi. Ma quindi che è successo? Tutte queste persone, questi creativi, si sono radunati lì per cercare di far spingere la macchina di Miku consapevolmente, quindi a prescindere se Miku gli facesse oppure no, no, ma perché hanno visto tanti piccoli creativi, tanti piccoli musicisti, no, che comunque non volevano fare musica, ma non c'erano i mezzi, no, non c'erano le cose, e però comunque volevano fare musica, volevano fare video, volevano fare roba, ma non c'erano proprio i mezzi perché vuoi che capito? E si sono fermati, si sono raggruppati lì e poi alla fine hanno fatto un numero così grande che alla fine Miku è diventata quello che è. Ok, capito? Quindi pure io, e a una certa, quando mi sono reso bene conto di questo, mi è venuto pure a me in mente, mi è venuta pure a me voglia di aiutare a spignere il carretto di Miku. Quindi non tanto, non è tanto perché a me, cioè, voglio dire, sì, comunque Miku mi è in parte anche piaciuta. Prima di stare lì mi stava un po' sul cazzo, mi stavano sul cazzo alcune cose, per tutto il contratto di licenza o altre cose, no? Però non è che mi stava tutta sul cazzo, voi dite. Però oltre a questo, il motivo per cui poi alla fine ho deciso di fare roba con Miku, no? È proprio perché mi va di dare una mano a tutti eh, questi altri producer, questi altri creativi che stanno sotto, stanno a cercare di spignere sta macchina, no? Perché se stanno così in tanti a spignere, ancora stanno a spignere, è probabilmente perché non è arrivata dove dovrebbe arrivare. E quindi allora uno che fa? Gli dai una mano, no? Quindi pure te, no? Quando tu vedi sta roba di Mico, no? Su internet e dici certo che stronza, guarda questa, c'ha sta voce che non mi piace, c'ha sti disegni che non mi piacciono, o c'ha, che cazzo ne so, tutto quel che ti pare, inflazionata, e proprio un attimo a mettere nei panni di chi sta a fare musica conmigo, di chi ha deciso di fare roba conmigo, no? Perché lo sta a fare? E magari se te metti, se provi a pensare con la testa loro, magari forse non va a finire che non te sta manco più tanto sul cazzo, no? E poi certo, sto discorso in parte lo puoi fare per tante altre cose, no? Però credo che nel caso di Miku sia più evidente. Quindi insomma, provaci, magari insomma resterai sorpresa, magari da quello che ti può venire in mente.
E niente, quindi questo è tutto. Penso che, insomma, ti ringrazio che hai fatto sto commento perché, insomma, lo trovo molto, molto, molto interessante, mi ha dato un sacco di spunti per riflettere, per parlare di queste cose. Ah, e poi te volevo dire, come ti ho detto in un altro commento, vieni su sto gruppo Telegram che so i fan, so che Vocaloid dita. C'è il link alla fine della descrizione del video, proprio sotto dovrebbe essere l'ultimo, se non uno degli ultimi. E vieni, o comunque venite pure altri voi che state a vedere sti video, che là se stiamo a tagliare siamo oramai una cinquantina, anzi 51 al momento che sto a scrivere, e niente, è molto divertente. Il gruppo non lo gestisco io, gestisce Blank, però insomma è molto carino e mi sto a tagliare. Ok, ci vediamo la settimana prossima, ciao ciao ciao.